Ciao a tutti, oggi vi porto con me in un'avventura davvero speciale, lungo la ciclovia Dora Baltea, da Sarre, vicino a Aosta, fino al leggendario Forte di Bard. Un percorso di 59 km con un dislivello totale di circa 600 metri, che segue il corso della Dora Baltea e attraversa alcuni dei luoghi più belli e storici della valle. Nella descrizione del video troverete il file GPX che potrete scaricare così da seguire al meglio il percorso se un giorno decidete di farlo. Siamo partiti dal campeggio di Sarre a pochi chilometri da Aosta. È una mattina perfetta per pedalare, cielo sereno, aria frizzante e quella luce particolare che solo le montagne sanno regalare. Fin dai primi chilometri la ciclovia è uno spettacolo, perfettamente asfaltata, segnalata benissimo e immersa nella natura. Si pedala in totale tranquillità sempre accanto alla Dora Baltea, il fiume che scende impetuoso dalle montagne e che ci farà compagnia per buona parte del tragitto. Il rumore dell'acqua, le montagne sullo sfondo, i vigneti sui pendii, sembra davvero una cartolina. Arrivare ad Aosta è facile e veloce. Aosta è una città con una storia incredibile, fondata dai Romani come Augusta Praetoria. Conserva ancora oggi resti imponenti come l'Arco di Augusto, il Teatro Romano e le antiche mura. Non possiamo fermarci troppo, ma vale davvero la pena fare una sosta per respirare un po' di storia. Dopo 20 km facciamo una piccola deviazione per visitare uno dei gioielli della Valle d'Aosta, il Castello di Fenis. È uno dei castelli medievali più belli d'Italia, famoso per la sua architettura e per le torri merlate. Il castello risale al XIV secolo ed è uno degli esempi più spettacolari di architettura medievale in questa regione. Lasciato il castello alle spalle, continuiamo lungo la ciclovia. Fino a San Vincent, al 37° chilometro, il percorso è semplicemente perfetto. Fondo liscio, segnaletica chiara e paesaggi da cartolina. Questa parte è adatta praticamente a tutti, anche a chi non è super allenato. Che abbiate una bici gravel, una mountain bike o una e-bike non avrete problemi. Il dislivello è dolce, le salite sono brevi e pedalabili. Ogni tanto incrociamo piccoli borghi, vigneti e frutteti. La Valle d'Aosta è famosa per i suoi vini e non è raro vedere terrazzamenti coltivati a vite che scendono fino al fiume. Ma superata San Vincent le cose cambiano, la ciclovia diventa più complicata da seguire. La segnaletica non è sempre chiara, alcuni tratti non sono asfaltati e in certi punti bisogna spingere la bici a mano. Non è nulla di impossibile, ma serve un po' di spirito d'avventura. E soprattutto questo tratto non è adatto a tutti. Chi si aspetta un percorso facile come prima potrebbe rimanere sorpreso. Qui avere una mountain bike o una gravel robusta è praticamente obbligatorio. Il paesaggio però ripaga di tutto. La Dora Baltea è sempre lì accanto, scorrendo tra gole e rocce, e le montagne diventano più vicine e imponenti. Riprendiamo il percorso e continuiamo verso la nostra meta finale, il Forte di Bard. L'ultimo tratto richiede ancora un po' di attenzione, la traccia non è sempre evidente e in alcuni punti il fondo è sterrato, ma appena vediamo il forte in lontananza capiamo che ne valsa la pena. Il Forte di Bard è una vera icona della Valle d'Aosta. Costruito in una posizione strategica all'ingresso della valle, è stato per secoli una roccaforte militare. L'attuale struttura è ottocentesca, ma le sue origini risalgono al Medioevo. Il Forte di Bard ha avuto un ruolo cruciale nella storia. Nel 1800, durante la campagna d'Italia, fu teatro di un assedio memorabile. 400 soldati piemontesi resistettero per quasi 2 settimane contro l'esercito francese di Napoleone, forte di oltre 40.000 uomini. Questa strenua difesa rallentò l'avanzata napoleonica verso il Piemonte. Alla fine, esaurite le munizioni, il comandante piemontese si arrese. Napoleone, irritato per il ritardo, ordinò la completa demolizione del forte per evitare che potesse ostacolare in futuro le sue campagne militari. Tuttavia, la demolizione fu parziale e rapida, ma sufficiente a renderlo inutilizzabile. Il forte che vediamo oggi è frutto della ricostruzione avvenuta tra il 1830 e il 1838, ordinata da Carlo Felice di Savoia. Oggi il forte è perfettamente restaurato e ospita mostre e musei. Arrivare sotto le sue mura, dopo 59 km di pedalata, è una soddisfazione incredibile. Il percorso non è stato sempre semplice. I primi 37 km, fino a San Vincent, sono stati scorrevoli e rilassanti, ma il tratto successivo ha richiesto attenzione e un po' di fatica extra.
Se state pensando di affrontare questo itinerario, ecco qualche consiglio pratico. La bici consigliata è una gravel, una mountain bike o una e-bike. Con una bici da corsa è sconsigliato. La lunghezza totale è di 59 km da Sarre a Bard. L'ascesa totale è circa di 600 metri. La difficoltà è media, ma con tratti più impegnativi dopo San Vincent. Prima di San Vincent la ciclovia è adatta a tutti ed è facile. Il periodo migliore va da aprile a ottobre, evitando giornate troppo calde. Un percorso che non è solo ciclismo, ma un vero viaggio tra natura, storia e panorami mozzafiato. Si pedala lungo la Dora Baltea, immersi tra vigneti, borghi autentici, antichi castelli e infine si arriva davanti a una delle fortezze più maestose delle Alpi, il Forte di Bard. Un'esperienza che unisce sport, cultura e avventura in un solo indimenticabile itinerario. Buona pedalata a tutti!